Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Jake, come stai oggi? Ciao Emma, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio parlare di qualcosa di divertente, piercing e tatuaggi. Oh, sembra interessante. Mi piace parlare di body art. Cosa vuoi sapere? Vorrei chiederti se hai dei piercing o dei tatuaggi. Sì, ne ho alcuni, ho qualche piercing e un piccolo tatuaggio. E tu? Ho i lobi delle orecchie forati e un tatuaggio sul polso. Che figo! Raccontami di più sui tuoi piercing. Quanti fori hai nelle orecchie? Ho 2 fori in ogni orecchio. Indosso piccoli orecchini nel primo foro e un piccolo chiodo nel secondo. Anche io ho i lobi delle orecchie forati. Ho 3 fori in un orecchio e 2 nell'altro. Adoro indossare orecchini diversi. È bello, a volte cambio i miei orecchini ogni giorno. Mi fa sentire fresca. Concordo. I piercing sono divertenti perché puoi cambiarli spesso. Aggiungono un po' di brillantezza al tuo look. Sì, e non fanno molto male. I miei fori alle orecchie non mi hanno fatto male quando li ho fatti. I miei sono stati simili. Ricordo che quando ho fatto il primo foro, è stato come un piccolo pizzico e poi è andato tutto bene. Esattamente. Penso che i piercing siano un buon modo per esprimere il tuo stile senza troppa sofferenza. La penso allo stesso modo. Ora parlami del tuo tatuaggio. Dove si trova e com'è? Ho un piccolo tatuaggio a forma di cuore sul polso. È semplice e nero. L'ho scelto perché amo il significato di amore e passione. È molto dolce. Ho un tatuaggio di una piccola stella sulla caviglia. Mi ricorda di puntare sempre ai miei sogni. Mi piace questa idea. I tatuaggi possono avere significati profondi e raccontare una storia su chi sei. Sì, credo che i tatuaggi siano arte personale. Mostrano la tua personalità e il tuo percorso. Ti ha fatto male fare il tatuaggio? Un po' sì. È stato come un piccolo graffio. Ma il dolore è stato breve e ero felice del risultato. Ho provato la stessa cosa quando ho fatto il mio tatuaggio. È stato un po' scomodo, ma non mi importava perché lo amo tanto. Penso che il dolore ne valga la pena per l'arte che porti sul corpo. Sì, e mi piace anche che i tatuaggi siano permanenti. Mi ricordano un momento speciale della mia vita. Concordo. Ogni volta che guardo il mio tatuaggio a forma di stella, ricordo il mio obiettivo e i miei sogni. Vuoi farti fare altri tatuaggi in futuro? Sì, ci sto pensando. Vorrei farmi un tatuaggio di un piccolo albero sul braccio. Adoro la natura e la crescita. Sembra bellissimo. Sto pensando di farmi un tatuaggio di un'onda sull'altro polso perché amo l'oceano. Le onde sono molto dinamiche e piene di vita. Penso che sia un'ottima idea. Grazie. Vorrei anche chiederti dei tuoi piercing. Hai altri piercing oltre a quelli delle orecchie? No, ho solo i fori alle orecchie. Ho pensato di farmi un piercing al naso, ma non sono ancora sicuro. Anche io ho considerato un piercing al naso. Penso che abbia un bel aspetto, ma ho paura del dolore. Capisco. Ho letto che i piercing al naso possono far male un po' di più rispetto a quelle alle orecchie. Sì, ho sentito anche io. Voglio essere coraggiosa se decido di provarlo.
È importante riflettere attentamente prima di farsi un nuovo piercing. Dovresti sapere cosa aspettarti. Concordo. Faccio sempre un po' di ricerca prima di prendere una decisione riguardo all'arte corporea. È intelligente. Ho fatto lo stesso prima di farmi i tatuaggi. Ho guardato vari design e i loro significati. Mi piace che i tatuaggi possano essere unici e personali. Nessun tatuaggio è esattamente uguale a un altro. Sì, è una delle cose migliori. Sono come un'impronta digitale, mostrano la tua individualità. Hai dei posti preferiti dove farti fare la tua body art? Ho fatto i miei tatuaggi in un piccolo studio locale. L'artista era molto amichevole e professionale. È bello saperlo. Sono andata in un negozio noto per il suo ambiente pulito e sicuro. Mi sono sentita molto a mio agio lì. È molto importante scegliere un buon negozio. Sicurezza e pulizia sono le cose più importanti. Sì, controllo sempre le recensioni prima di visitare un nuovo negozio. A proposito di sicurezza, hai seguito qualche istruzione per la cura dopo il tuo piercing o tatuaggio? Sì, l'ho fatto. Dopo il mio tatuaggio dovevo tenerlo pulito e applicare una crema speciale. Dovevo anche evitare il sole per alcune settimane. Ho seguito la stessa cura per il mio tatuaggio. E per i miei piercing mi sono assicurato di pulirli con soluzione salina ogni giorno. È molto importante. Una buona cura post-operatoria aiuta a prevenire infezioni e mantiene la tua body art in buone condizioni. Penso che l'arte corporea, che sia un piercing o un tatuaggio, sia un modo per esprimerti. Mostra la tua personalità e la tua storia. Concordo completamente. Ogni volta che vedo il mio tatuaggio a forma di cuore, ricordo l'amore che ho per la mia famiglia e i miei amici. E il mio tatuaggio a forma di stella mi ricorda di essere coraggioso e di seguire i miei sogni. Penso che l'arte corporea possa anche essere un spunto di conversazione. Quando la gente vede il mio tatuaggio, spesso chiede il suo significato. Sì, ho avuto molte conversazioni interessanti grazie ai miei tatuaggi e piercing. È un modo bello per condividere la tua storia. Mi piace, mi fa sentire connessa con gli altri. Pensi che ti farai altri piercing in futuro? Magari, ho pensato di farmi un secondo foro nel lobo o addirittura un piercing alla cartilagine. Anche io ho considerato un piercing alla cartilagine. Penso che abbia un aspetto molto stiloso. Sì, lo ha, ma voglio essere sicura di volerlo davvero prima di decidere. È un'ottima idea. Credo che ogni piercing e tatuaggio debba essere una scelta ben ponderata. Concordo, voglio che la mia body art sia significativa e rifletta chi sono. Emma, sono felice di poter parlare di queste cose. L'arte corporea è una scelta personale ed è bello condividere idee con un amico. Sì, Jake, mi piacciono le nostre conversazioni sui piercing e sui tatuaggi. Mi aiutano a riflettere sulle mie scelte. Ho imparato molto da te oggi. Mi sento più sicuro riguardo alla mia body art e ai miei piani futuri. Anch'io mi sento così. Parlare con te mi fa capire che l'arte corporea non riguarda solo l'apparire cool, ma è anche un modo per esprimersi. Esattamente. È una forma d'arte molto personale e unica. Grazie per aver condiviso le tue esperienze con me, Jake. Le apprezzo davvero. Grazie a te, Emma, per aver posto domande così interessanti. Mi piace sempre chiacchierare con te. Spero che potremo parlare ancora di arte corporea in futuro. Magari un giorno possiamo anche visitare insieme uno studio di tatuaggi.
Sarebbe divertente. Mi piacerebbe vedere design diversi e conoscere nuovi artisti. Sì, e possiamo imparare di più sull'arte del tatuaggio e del piercing. Non vedo l'ora. È sempre bello condividere idee con un amico. Prima di concludere la nostra conversazione, Jake, puoi dirmi ancora una volta, qual è il significato del tuo tatuaggio? Certo. Il mio tatuaggio a forma di stella rappresenta i miei sogni e il mio desiderio di puntare in alto. Mi ricorda di essere coraggioso e di seguire il mio cuore. È molto bello. E i tuoi piercing hanno un significato speciale? Penso che i miei piercing rappresentino il mio stile e il mio amore per l'arte corporea. Sono un modo per esprimere chi sono. Anche io la penso così riguardo al mio tatuaggio a forma di cuore e ai miei piercing. Sono tutti parte della mia storia personale. Sì, ogni pezzo di body art racconta una storia. È ciò che li rende così speciali. Sono felice di aver avuto questa conversazione oggi. Ho imparato molto e mi sento più sicura riguardo alle mie scelte. Anche io mi sento così, Emma. Grazie per una bella conversazione. Grazie, Jake. Non vedo l'ora di chiacchierare di nuovo. Anch'io. Buona giornata, Emma. Anche a te, Jake. A presto. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Dopo la festa, ho detto ciao a tutti. Ciao è un saluto comune in Italia. Divertente. Divertente. Questo film è molto divertente. I giochi sono divertenti per i bambini. Ridere è sempre divertente. Piercing. Piercing. Il piercing è molto popolare tra i giovani. Ho deciso di farmi un piercing all'orecchio. Il piercing può essere fatto in diverse parti del corpo. Tatuaggi. Tatuaggi. I tatuaggi sono molto popolari oggi. Ho un tatuaggio sul braccio. I tatuaggi raccontano storie personali. Arte. Arte. L'arte è una forma di espressione. Mi piace visitare musei di arte. L'arte può essere molto emozionante. Personalità. Personalità. La personalità è unica per ogni persona. La sua personalità è molto affascinante. Studiamo la personalità nei corsi di psicologia. Significato. Significato. Il significato della parola è importante. Puoi spiegare il significato di questo concetto? Non capisco il significato di questa frase. Passione. Passione. La passione guida le mie scelte. La sua passione per la musica è contagiosa. Hanno condiviso una passione per i viaggi. Sogni. Sogni. I sogni possono diventare realtà. I sogni ci aiutano a sperare. Ho molti sogni per il futuro. Individualità. Individualità. L'individualità è importante nella società. Ogni persona ha la sua individualità unica. Rispettiamo l'individualità degli altri. Ricerca. Ricerca. La ricerca è molto importante per la scienza. Sto facendo una ricerca per il mio progetto. La ricerca richiede tempo e pazienza.
Cura. Cura. La cura è importante per la salute. Ho bisogno di una cura per la mia pelle. La medicina offre una cura per molte malattie. Infezioni. Infezioni. Le infezioni possono essere pericolose. Dobbiamo prevenire le infezioni. Le infezioni si diffondono facilmente. Scelte. Scelte. Le scelte possono essere difficili. Ogni giorno facciamo molte scelte. Le scelte che fai influenzano il tuo futuro. Significativa. Significativa. La tua opinione è molto significativa. Questa esperienza è stata significativa per me. Il cambiamento ha un impatto significativo sulla comunità. Esperienze. Esperienze. Le esperienze sono importanti per crescere. Ho molte esperienze da condividere. Ogni viaggio porta a nuove esperienze. Artista. Artista. L'artista dipinge un bellissimo quadro. L'artista è molto famoso in città. Ho incontrato un artista al festival. Design. Design. Il design è molto importante nel mondo della moda. Mi piace il design di questa sedia. Stiamo lavorando al design del nuovo logo. Stile. Stile. Il stile di questo vestito è unico. Mi piace il tuo stile di vita. L'artista ha un stile molto particolare. Emma e Jake parlano di quale argomento divertente? Qual è il significato del tatuaggio di Jake? Emma e Jake stanno parlando di quale argomento? Qual è il significato del tatuaggio di Jake? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.